Questo video che vi propongo parlerà della medicina cinese e questa volta vi parlerò di un argomento che ci riguarda tutti allo stesso modo, che è la paura. Questa emozione si manifesta all'improvviso e in diversi momenti della nostra vita, ad esempio quando dobbiamo prendere decisioni importanti, durante i cambiamenti, di fronte a una perdita, quando viviamo nell'incertezza. È un'emozione che cerca anche di proteggerci, di allertarci e di prepararci all'azione. Oggi unirò la saggezza ancestrale per trovare delle risposte. La medicina tradizionale cinese ci insegna che ogni emozione è legata a un organo specifico. La paura, ad esempio, è associata ai reni e la sua stagione è proprio l'inverno, un periodo di transizione verso l'energia yin. Cosa significa? Si riferisce a un graduale passaggio verso qualità di passività, calma, introspezione e ricettività. Ciò implica rallentare, connettersi con il proprio io interiore e riposarci, in contrasto con l'energia yang, che è più attiva ed energica. L'arrivo dell'inverno ci invita a ritirarci e a conservare le energie del nostro corpo. I reni immagazzinano l'essenza ereditata dai genitori, cosa molto importante per noi. Regolano la nascita, la crescita e la riproduzione, controllano i fluidi, regolano la circolazione e l'eliminazione delle tossine attraverso l'acqua e sono responsabili del metabolismo dei fluidi corporei del nostro corpo. Contribuiscono alla produzione e alla conservazione dell'energia vitale, ovvero la nostra forza di volontà, la perseveranza, la nostra resilienza. Quando sono sani, sentiamo voglia di fare le cose. Le funzioni riproduttive di crescita sono presenti sia nella donna che negli uomini. Il freddo e la scarsa luce solare influiscono sul flusso del Qi, la nostra energia vitale, causando rigidità e difficoltà circolatorie, motivo per cui questo periodo dell'anno porta con sé sensazione di malinconia, stanchezza, scoraggiamento. Anche la umidità stagionale ci colpisce, causando dolori articolari, rigidità e cattiva circolazione. In questo periodo dell'anno aumentano la predisposizione al raffreddore e ad altri squilibri. E come possiamo aiutarci con questi cambiamenti? Una delle cose che possiamo fare è proteggerci proprio dal freddo. I reni non amano il freddo, ecco perché è importante vestirsi in modo caldo, principalmente proteggere la parte posteriore della schiena nella posizione dei reni quando si esce in strada. Una cosa che dobbiamo tenere a mente è di includere alcuni alimenti nella nostra dieta. Voi sapete, perché ve l'ho detto in altri miei video, che tutto ciò che mangiamo è considerato cibo. Se mangiamo troppo, ingrassiamo e diventiamo pesanti, e se non mangiamo, corriamo il rischio di soffrire di anoressia, deterioramento fisico e di conseguenza sembreremo più vecchi. Come dovrebbe essere la dieta in questa stagione? Durante l'inverno la dieta dovrebbe essere ricca di calorie, riscaldante e facile da digerire per generare calore interno. Questo significa consumare cibi cotti come zuppe, stufati. I legumi, con quella loro caratteristica forma che ricordano ai reni, sono essenziali in questa stagione.
così come i cereali integrali e le verdure di stagione. Si consiglia di evitare cibi freddi e crudi. Un altro aspetto molto importante della medicina cinese è il gusto. Sapete quale sapore hanno bisogno i reni? Il sale è il loro sapore preferito, ma non un sale qualsiasi. È il sale che si trova nel mare. Il sapore salato nutre i reni, lubrifica l'intestino e aiuta a disintossicare l'organismo. Ecco perché ci sentiamo meglio quando mangiamo cibi salati. Ci aiuta ad aumentare la concentrazione e migliorare l'umore. Questo sapore aiuta a spostare l'energia verso l'interno e verso il basso. La medicina tradizionale cinese associa i reni all'elemento acqua perché sono considerati la radice della vita e i custodi dell'energia vitale. Simboleggiano un'energia profonda, immutabile e di riserva, proprio come l'energia dei reni, considerati la batteria del corpo, immaginate voi. Se l'energia renale è bassa, questo si manifesterà automaticamente nelle ossa che diventeranno fragili, nei capelli che cadranno e diventeranno bianchi e fragili. Per questo organo il colore nero sarà il preferito o molte volte alla persona non piacerà affatto questo colore. Ed è per questo che in riflessologia plantare è importante fare il questionario per capire queste piccole cose. Ma come saranno le persone i cui reni lavorano molto o che hanno spesso bisogno di energia? Perché è di questo che si tratta la riflessologia plantare. Queste persone saranno impazienti, ipersensibili, indecise, timide e prive di forza di volontà e spesso si troveranno incapaci di portare a termine ciò che hanno iniziato. Saranno timorose, soffriranno di calcoli renali e avranno problemi genitali, acufene, dolore agli occhi perché proprio il meridiano arriva lì, problemi uterini, difficoltà a urinare, infiammazione della vescica. Prestate attenzione a questi sintomi. E spero che queste informazioni fornite dalla medicina tradizionale cinese possano aiutarvi ad affrontare questi cambiamenti stagionali. Grazie per aver ascoltato il mio canale. Alla prossima!